Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono Giovanni, la tua guida di fiducia per imparare l'italiano in modo naturale e parlare con sicurezza. Hai mai desiderato parlare italiano senza doverti fermare a pensare a ogni singola parola? Ti è mai capitato di bloccarti proprio a metà di una frase? Non importa dove vivi. Se vivi già in Italia e ti senti frustrato nella vita di tutti i giorni, o se studi da lontano e sogni un giorno di parlare con naturalezza. Se senti di capire perfettamente quello che ascolti, ma quando è il momento di rispondere le parole si bloccano, la mente si congela e la fluidità svanisce, questo video è esattamente quello di cui hai bisogno. O forse, più semplicemente, ti senti frustrato perché capisci quasi tutto, ma le parole non escono con la stessa velocità. Tranquilli, è una sensazione molto comune. Ma non preoccupatevi, in questo video condividerò con voi delle tecniche e degli esercizi pratici per ridurre le pause e parlare in modo molto più fluido. Se ti sei mai sentito così, resta con me. Alla fine di questo video avrai delle strategie potentissime per pensare più velocemente, parlare con più scorrevolezza e sentirti finalmente più sicuro in italiano. Suona bene? Iniziamo! Ok, ma prima di vedere come risolvere questo problema, cerchiamo di capire perché succede. Perché facciamo così tante pause quando parliamo italiano? Ci sono alcune ragioni molto comuni. La prima grande ragione è la mancanza di fiducia. Quando non siamo sicuri delle nostre capacità, esitiamo perché abbiamo una paura enorme di commettere errori. E quella paura ci rallenta. Invece di parlare in modo naturale, il nostro cervello continua a chiederci: aspetta, è la parola giusta? Sto usando il verbo corretto? E nel momento in cui decidiamo, la conversazione è già andata avanti. Un altro motivo sono le lacune di vocabolario. Questo è un punto fondamentale. A volte, semplicemente, non conosciamo la parola esatta che ci serve. Quindi cosa facciamo? Ci fermiamo. Proviamo a cercarla nella nostra testa e questo rende il nostro discorso spezzettato e poco naturale. Ecco perché espandere il proprio vocabolario è così importante e tra poco vedremo come farlo. E non dimentichiamoci del pensare troppo. Molti studenti cercano di tradurre le frasi direttamente dalla loro lingua madre all'italiano, mentre parlano. Ma l'italiano e le altre lingue hanno strutture diverse, quindi questo processo non solo ti rallenta, ma crea anche delle pause lunghissime. Il pensare troppo è un vero e proprio killer della fluidità. Invece di parlare in modo naturale, rimaniamo bloccati nella nostra testa, cercando di costruire la frase perfetta. Ma indovinate un po', la fluidità non riguarda la perfezione, riguarda la scorrevolezza, il flusso. E infine, le pause possono essere causate dal nervosismo e dalla pressione. Quando ci sentiamo nervosi, specialmente in una conversazione con un madrelingua, la nostra mente sembra congelarsi. Ci dimentichiamo persino le parole che conosciamo benissimo. Quando sentiamo questa pressione, il nostro cervello semplicemente non lavora alla stessa velocità. Ecco perché gli esercizi per costruire la fiducia sono così importanti. E tranquilli, ne vedremo alcuni oggi. Allora, ricapitoliamo velocemente i 4 motivi che ci bloccano quando parliamo. 1. La mancanza di fiducia. 2. Le lacune di vocabolario. 3. Il vizio di pensare troppo e tradurre mentalmente. E 4. Il nervosismo quando siamo sotto pressione. Ma la buona notizia è che, ora che abbiamo capito il problema, possiamo iniziare a risolverlo.
passiamo alla parte più interessante, le tecniche pratiche per ridurre le pause e parlare finalmente con fluidità. Siete pronti? Ok, ora che sappiamo perché ci blocchiamo, vediamo come risolvere il problema. Qual è la prima tecnica per ridurre le pause? Una delle tecniche migliori è pensare direttamente in italiano invece di tradurre. Molti studenti costruiscono le frasi nella loro testa prima di parlare e questo li rallenta enormemente. Invece dobbiamo allenarci a formulare i pensieri direttamente in italiano. È un cambiamento che rivoluziona tutto. Se traduci sempre dalla tua lingua madre, il tuo cervello deve fare un doppio lavoro. Prima formula la frase nella tua lingua, poi la trasforma in italiano. Questo richiede tempo e crea quelle pause imbarazzanti. Un ottimo modo per praticare è descrivere quello che vedi intorno a te con frasi semplici. Per esempio, se stai camminando, pensa in italiano: il sole splende, il tempo è caldo, vedo un cane che corre. Questo allena il tuo cervello a elaborare i pensieri in italiano in modo naturale. Un'altra tecnica utilissima è usare le parole riempitive o intercalari. So che alcuni pensano che siano un difetto, ma i madrelingua li usano continuamente per mantenere la conversazione fluida. Parole come allora, beh, sai, cioè, diciamo, danno al tuo cervello un secondo per pensare, senza creare un silenzio strano. Invece di fermarti completamente, puoi dire: beh, penso che sia una buona idea. Oppure, sai, quel film mi è piaciuto molto. Ecco un'altra tecnica potentissima, lo shadowing. Ne hai mai sentito parlare? Shadowing significa ascoltare un madrelingua e ripetere quello che dice immediatamente, come se fossi una sua eco. Ti costringe a parlare in modo rapido e scorrevole, senza darti il tempo di esitare. Puoi farlo con podcast italiani, video su YouTube o audiolibri. Metti in play una frase, metti in pausa e ripetila cercando di imitare esattamente il suono e la velocità. Con il tempo, il tuo cervello si abituerà a parlare senza bloccarsi. E un ultimo consiglio, forse il più importante: non puntare alla perfezione. Molti studenti si bloccano perché hanno paura di fare errori, ma nelle conversazioni vere, sbagliare è normale. Anzi, è necessario per imparare. L'obiettivo è comunicare, non essere perfetti. Se non ti ricordi una parola, prova a spiegarla in un altro modo, invece di fermarti completamente. Per esempio, se dimentichi la parola cavatappi, puoi dire: quella cosa che si usa per aprire le bottiglie di vino. Chi ti ascolta capirà e tu avrai mantenuto la conversazione fluida. Ottimi consigli, vero? Allora, ricapitoliamo queste 4 tecniche. Pensa direttamente in italiano, non nella tua lingua madre. Usa le parole riempitive per mantenere la scorrevolezza. Pratica lo shadowing con i madrelingua. E non puntare alla perfezione. Continua a parlare anche se fai errori. Ma ora andiamo ancora più in profondità. Abbiamo visto le tecniche generali, ma ora vediamo come possiamo allenare attivamente il nostro cervello a pensare e a rispondere più velocemente in italiano. Primo passo, importantissimo: espandi il tuo vocabolario imparando frasi intere, non singole parole. Se nella tua mente hai solo una lista di parole isolate, il tuo cervello farà un'enorme fatica a metterle insieme e questo è una delle cause principali delle pause. Un esempio pratico: invece di memorizzare solo la parola opinione, impara la frase completa secondo me. Così, quando devi esprimere un'opinione,
la frase uscirà in modo automatico, senza esitazioni. Un secondo passo per allenare la mente è praticare l'ascolto attivo e l'anticipazione. Più ascolti l'italiano, più velocemente il tuo cervello elaborerà le parole e le strutture delle frasi. Quindi ascolta podcast, audiolibri, conversazioni e mentre lo fai, ecco un piccolo gioco. Prova a indovinare cosa dirà la persona subito dopo. Prova ad anticipare la sua prossima parola. Questo esercizio allena il tuo cervello a pensare in anticipo e ad essere più rapido nelle risposte. E terza tecnica, una delle mie preferite, imita i madrelingua. Trova un parlante italiano che ti piace, magari da una serie TV, un film o un podcast, e prova a copiare il suo modo di parlare, la velocità, il ritmo, la pronuncia, l'intonazione. L'imitazione è uno dei modi più veloci per allenare il tuo cervello. Più ti esponi a un italiano naturale e scorrevole, più il tuo cervello imparerà a produrre un italiano altrettanto naturale. Perfetto. Ora che sappiamo come allenare la nostra mente per essere più veloce, passiamo a degli esercizi pratici che puoi fare anche da solo per mettere tutto questo in pratica. Il primo esercizio è la sfida di 1 minuto. È semplice ma incredibilmente potente. Scegli un argomento qualsiasi e parla per 1 minuto intero senza mai fermarti. Anche se fai errori non importa, l'obiettivo è continuare a parlare. Puoi iniziare con argomenti facili, come la mia routine quotidiana o il mio cibo preferito. Se all'inizio 1 minuto ti sembra troppo difficile, non c'è problema. Inizia con 30 secondi e poi, giorno dopo giorno, aumenta il tempo. Altro ottimo esercizio: raccontare di nuovo una storia. Ascolta una breve storia, un pezzo di un podcast o anche la scena di un film in italiano. Subito dopo, metti in pausa e prova a raccontarla con le tue parole. Questo è fantastico perché ti aiuta a migliorare la fluidità e a richiamare alla mente i vocaboli che hai imparato. E l'ultimo esercizio pratico di oggi, la conversazione veloce. Metti un timer sul telefono, per esempio per 2 minuti, e fai una conversazione veloce con un amico, o, se sei da solo, parla allo specchio. L'obiettivo di tutti questi esercizi in fondo è proprio questo: rispondere velocemente, senza pensare troppo. E per chi non ha un partner con cui praticare, un ultimo consiglio: usate le app di dettatura vocale sul vostro telefono. Parlate al microfono e vedete se l'app trascrive correttamente le vostre parole. È un modo fantastico per controllare la pronuncia e la fluidità in tempo reale. Perfetto. Ma la fluidità non è solo una questione di tecniche ed esercizi, è anche e soprattutto una questione di mentalità. Molti studenti si bloccano perché, in fondo, non hanno fiducia in se stessi. Vediamo quindi 3 cambiamenti di mentalità che possono davvero fare la differenza. Primo, ricorda sempre che gli errori sono parte del tuo percorso. Molte persone si fermano perché hanno paura di dire qualcosa di sbagliato. Ma come dico sempre, è proprio sbagliando che si migliora. Persino i madrelingua italiani fanno errori, tranquilli. Invece di pensare, e se sbaglio? Prova a pensare, ogni errore mi aiuta a imparare. La chiave è continuare a parlare, anche se la frase non è perfetta. Secondo cambiamento di mentalità. Concentrati sulla comunicazione, non sulla perfezione. L'obiettivo quando parli è esprimere le tue idee e non sembrare un libro di grammatica. Se le persone ti capiscono,
Hai già raggiunto il tuo scopo, hai già avuto successo. E terzo, parla con sicurezza anche se non sei sicuro al 100%. Se esiti e mostri di dubitare di te stesso, gli altri lo noteranno. Ma se parli con energia e con un sorriso, le persone si concentreranno su cosa stai dicendo e non sui tuoi piccoli errori. La sicurezza è contagiosa. Chiudi gli occhi un secondo e immagina te stesso mentre parli italiano con sicurezza, senza più paura. È possibile. Devi solo iniziare oggi stesso. Wow, abbiamo visto tantissime strategie oggi. Facciamo un riassunto finale di tutto quello che abbiamo imparato. Abbiamo capito perché ci blocchiamo, per la mancanza di fiducia, per le lacune di vocabolario, perché tradiamo mentalmente o per il nervosismo. Abbiamo visto delle tecniche potentissime per ridurre le pause, come pensare direttamente in italiano, usare gli intercalari e praticare lo shadowing. Vi ho dato degli esercizi pratici che potete fare da subito, come la sfida di 1 minuto o il raccontare storie. E infine abbiamo capito l'importanza della mentalità giusta. Gli errori ti aiutano a imparare. La comunicazione è più importante della perfezione e la sicurezza fa una differenza enorme. E quindi ecco la mia sfida per voi. Scegliete una tecnica o un esercizio che abbiamo visto oggi e mettetelo in pratica questa settimana. Ricordate, la costanza è l'unica via per raggiungere la fluidità. E ora tocca a te. Scrivimi qui sotto nei commenti qual è la tua sfida più grande quando parli italiano e quale di queste tecniche proverai per prima. Non vedo l'ora di leggere le vostre risposte. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, condividilo con qualcuno che sta imparando l'italiano e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per non perdere i prossimi consigli. Grazie per essere stati con me. Continuate a praticare, continuate a parlare senza paura e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!